Questo è un nuovo set, sono a Matera, naturalmente come ogni estate vengo qui per fare un po' di vacanza, per staccare un po' la spina da Milano. Sono qua nel nuovo set, ci ho messo un'ora per sistemare tutto, non ho la mia camera, ma va bene così, è stato tutto un po' più impegnativo. Oggi però recupero un video che ho girato a Milano in studio per farvi vedere un test, per confrontare due pellicole molto economiche, così che chi vuole iniziare con la fotografia analogica adesso può considerare una di queste due soluzioni per iniziare senza spendere un capitale. Queste pellicole, che sono la Fuji C200 e la Kodak Color Plus 200, costano intorno ai 4 euro, qualche centesimo in più, qualche centesimo in meno, che è comunque sempre meno della metà di quello che costano le pellicole un po' più professionali, come una Kodak Portra 400 o 160, o io ho utilizzato anche un paio di volte la Fuji, la 400 Pro H o la Pro 400H, non ricordo il nome. Comunque sono professionali, diciamo così, e costano il doppio e qualcosa anche in più di queste due pellicole che io considero economiche e che possono quindi essere utilizzate anche per usi un po' più amatoriali, diciamo così. Io le ho testate in studio con due modelle e vi faccio vedere i risultati. Brava, sì, super. Sì. Quello che interessava a me da questo test era principalmente capire la tonalità del colore che queste pellicole avrebbero restituito, soprattutto quella della pelle. Occupandomi principalmente di ritratto, è molto importante per me capire quanto incide l'uso di una determinata pellicola sulla tonalità della pelle della modella. In questo caso in studio non avevo altri elementi di cui mi interessava avere una giusta tonalità di colore, e quello che appunto mi premeva capire era in che termini si differenziassero queste due pellicole, quale fosse la differenza principale in termini di tonalità della pelle della modella tra queste due pellicole. Ho effettuato questo test in studio dove ho potuto tenere sotto controllo le luci, gli ambienti, ho usato una macchina fotografica, la Canon, non ho potuto utilizzare quindi una modalità manuale, ma ho dovuto utilizzare una modalità preimpostata nella macchina fotografica che mi permette di scattare collegato ad un flash ad un sessantesimo di secondo ed impostare dunque il diaframma. La sensibilità ho lasciato quella di fabbrica, diciamo così, quindi 200 ISO, e ho continuato a scattare su un fondale grigio e su un muro bianco. Sì, like super nice. 3, 2, 1. It's okay. Relax the lips. Si sa che la Fuji tende a donare, a restituire delle tonalità un po' più fredde e tendenti al verde, mentre la Kodak tende a restituire delle tonalità un po' più calde e quindi più vicine al giallo che al rosso e all'arancione. In questo caso ho appunto scattato in studio, ma il test poteva essere completo e magari lo farò più avanti anche in location con una luce naturale, per capire anche come queste pellicole si comportano con la luce diretta del sole o in ambienti appunto non
non condizionati dalla luce artificiale che è quella dei flash. Proverò a utilizzare anche una singola modella, anche se in questo caso le modelle avevano delle carnagioni molto simili, entrambe nord europee, una della Lettonia e una dell'Olanda, quindi la tonalità di pelle era molto simile, molto chiara, anche se una era super bionda e l'altra era mora, ma diciamo che più o meno le carnagioni erano simili e quindi i risultati mi hanno abbastanza soddisfatto. Entrambe le modelle erano simili e quindi posso dire che entrambe le pellicole avrebbero restituito gli stessi risultati se invertite. Ho utilizzato la Kodak Color Plus 200 su una modella e la Fuji C200 su un'altra modella. In un altro test cercherò di utilizzare due camere contemporaneamente o comunque perlomeno la stessa modella nella stessa location e switchare poi semplicemente le pellicole, ma non tutto il resto. I risultati mi hanno un po' sorpreso, non mi aspettavo dei buoni risultati dalla Fuji C200, forse perché sono un fan della Kodak e questo spesso mi ha un po' condizionato a eliminare alcune pellicole, a testare altri tipi di pellicole. Questo test mi ha aiutato anche a capire che la Fuji va bene anche per essere utilizzata in studio, anzi sinceramente rispetto alla Color Plus 200 devo dire ha restituito, dal mio punto di vista posso dire che ha restituito dei risultati più fedeli rispetto a quelli della Kodak Color Plus 200. Non ho fatto grandi modifiche a livello di post-produzione, diciamo così, ho cercato di lasciare i negativi così come me li aveva restituiti la scansione per appunto avere un confronto quanto più fedele possibile. Devo dire che la Fuji, la C200 mi ha sorpreso, mi ha letteralmente sorpreso, non mi aspettavo dei risultati così fedeli e la Kodak Color Plus 200 mi ha un po' deluso. È molto probabile che la Kodak Color Plus 200 restituisca risultati migliori in luce naturale, mentre la Fuji si è dimostrata davvero ottima in studio. Anche se i colori della pelle non sono così fedeli, sono un po' più tendenti al rosso, devo dire che il resto è bilanciato abbastanza bene. Mi aspettavo più verde, invece no, il colore della pelle appunto è più che altro tendente al rossastro, ma accettabile. E anzi, devo dire, rispetto alle immagini, rispetto alla situazione in cui mi sono trovato a scattare, è molto più fedele di quello che ho ottenuto con la Kodak Color Plus 200. Continuerò quindi a testare, continuerò e magari utilizzerò molto più spesso la Fuji C200, anche forse al posto della Sì, bravo. Per la realizzazione di questo video mi ha aiutato Daisy, sono contento abbia trovato il tempo per assistermi durante questi due shooting. Seguitela su Instagram. Come avete visto dai risultati ottenuti si può iniziare a scattare in analogico in una maniera abbastanza economica, con delle pellicole che costano meno di 5 euro e una macchina fotografica che costa sui 40-50 euro, che qualcuno vi potrebbe regalare perché ognuno di noi ha dei parenti che scattavano in analogico e in qualche cassetto avranno sicuramente una di queste camere reflex che costano davvero pochissimo sul mercato, che valgono poco ma che comunque ti permettono di ottenere e di iniziare a scattare in analogico ottenendo dei risultati più che accettabili.
La Canon AE, che Canon ho io, ma porca